Niente ragazzi, ero andato fuori all'aperto per fare una recensione figa, bella della Scramble, un freddo cane, un vento che si vola, quindi mi dispiace ma ve la dovete assuppare da casa. Ciao! La Triumph Scrambler 1200 XE non è solo la punta di diamante fra le modern classic, con finiture impeccabili, come la tradizione della casa inglese, ma anche il connubio di dotazioni tecniche al vertice della categoria. Il motore bicilindrico parallelo fronte marcia eroga 90 cavalli a 7400 giri e dichiara una coppia di ben 110 Nm a solo 3950 giri, di serie il cruise control della versione Euro 5. Il reparto sospensione è affidato a una forcella Showa completamente regolabile con corsa da 250 mm e al posteriore due ammortizzatori Öhlins della stessa escursione. Freni bembo ad attacco radiale pronti a mordere la coppia di dischi da 320 mm all'anteriore e un disco da 250 mm con pinza fissa a due pistoncini al posteriore. La sella è alta 870 mm da terra, può mettere in difficoltà i meno alti. Invece la ruota da 21 all'anteriore, con cerchi a raggi tangenziali, fa subito intendere che la 1200 XE non è la classica scrambler da portare solo al bar, ma non vede l'ora di farvi divertire anche in fuoristrada. Occhio solo al peso, di 207 kg a secco, che vi ricorderà che va trattata sempre con i guanti. Comodità. Una volta seduti si sta veramente bene, il manubrio è largo, la sella comodissima e c'è anche un'ottima triangolazione pedane, manubrio e ginocchia. Ti viene veramente voglia di macinare chilometri. Il problema qual è? Che con la totale assenza di protezione aerodinamica vi ritroverete a 130 aggrappati al manubrio per non volare via. È vero, io sono abituato male con Max Enduro, metti il GS, ma è una cosa che vi volevo segnalare. A questo punto la preferirete guidare in città o per qualche giro fuori porta, evitando l'autostrada come la peste. Nonostante la ruota da 21 e la tanta escursione delle sospensioni, l'ho trovata maneggevole e più facile da buttare giù rispetto alla Tiger 900. Forse merito delle Metzeler Tourance di primo equipaggiamento. Attenzione che riuscirete a grattare le pedane senza neanche accorgervene. Il motore è sempre pronto e mai sgarbato, spinge a tutti i regimi, molto lineare anche quando ci troveremo a bassi giri motore con marce alte, per non parlare poi dell'ottimo sound, da vera scrambler. Se devo trovare dei difetti, sono la risposta all'acceleratore, che ha, come dire, un certo ritardo e che crea un fastidioso on-off, cosa che si risolve parzialmente mettendo la mappa dynamic, ma a questo punto vi ritroverete facilmente oltre le velocità limite consentite. E l'altra cosa da non sottovalutare è sì il calore. Non so quanto scaldasse il modello precedente, ma dovete sperare di non rimanere bloccati nel traffico o dovete sperare di trovare tutti i semafori verdi, onde evitare che la gamba destra, dove ci sono i collettori, vi prenda fuoco. Quanta goduria c'è nel leggere il proprio nome ogni volta che si accende la moto. Attenzione, il sistema è keyless, ma per mettere o togliere il blocca stairs avrete bisogno di inserire la chiave, non proprio comodissimo come sistema. Lo schermo TFT stile retroma digitalizzato vi darà tutte le informazioni necessarie sullo stato della moto, compreso consumi e autonomia. 6 invece le mappe, con quella rider completamente personalizzabile, anche se non sono riuscito ad escludere l'ABS. Così in fuoristrada ho scelto la mappa Off-Road Pro corrisposta ad acceleratori Sport, poi capirete il perché. Il serbatoio da 16 litri vi permetterà un'autonomia di circa 250 km, per un consumo che si aggira intorno ai 20 km con un litro. Da segnalare l'ottima illuminazione durante la notte e il fatto che i pulsanti siano retroilluminati. Giustino! Dove sei? Quasi vestito? Beh, preparati che ti venga a prendere con la Triumph Scramble 1200 XE, ti faccio il culo! Dai Ponzio Pilato, fra 5 minuti, no, fra 3 minuti sono sotto casa tua, ciao. Ve l'ho detto che ve l'avrei portata in fuoristrada questa piccola scrambler, piccola insomma si può per dire. Allora, un paio di cose ho dovuto fare per sistemarla. Uno, vi ho detto che le sospensioni sembravano un po' rigide. Siccome non ne capisco niente, non vorrei toccare niente di sospensioni, ho soltanto sgonfiato leggermente le gomme. Poi devo sistemare questa
questa leva della frizione perché è troppo alta, la vorrei un pochino più inclinata. Poi altra cosa, ho tolto qui le gommine delle pedane. E ultima, ma non per ultima, per farvi capire l'indole fuoristradistica di questa moto, guardate questa, oltre che si piega, si può mettere in due posizioni, così per strada, così per fuoristrada, in modo tale da essere più alto e quando si sta in piedi si frena meglio. Ehi, dove vai Giustino? E ti mangio vivo, fammi vedere in che condizioni è la strada. Gesù, fermati. Aspetta, ho detto fermo. Madonna. Allora, cosa c'è da fare? Cambiare mappa, andare giù e mettere Off-Road Pro, perché oggi vorrei sentirmi un pro anche se non lo sono. Controlli di trazione disattivato, ABS disattivato, si può andare, mi sta già squagliando la gamba. Cosa c'è da dire, Giustino? Non ce l'abbiamo a ammazzare. Io rimango incastrato. Marò! E poi qua? Di qua dove si prende? Giustino! Wow! Vai grip! Madonna come spinge! Oddio, ho preso un uccello! Giustino, ma è ripidissimo qua! Wow! Ops, abbiamo perso Giustino! Piccola! Ma come ti sei comportata bene in questa salitona? Quindi adesso è tutta ghiaia! Io devo capire se questa moto è meglio da guidare in fuoristrada. Giusto! Ma non mi hai detto che c'ho pure pietre? Che peggi? Ma ci sono pure le sponde qua, Giustino! Oh, Madonna! Allora, piccola mia, decidiamo una cosa. Ok, capisco che tu ti senti una Scrambler un po' più cattiva. Madonna, sono volato. Cosa che sto facendo fatica. E tenerla bene in mezzo alle gambe. Perché? Perché ha comunque il motore bello sporgente. Giusto, non so se questo era compiendo che qui praticamente riesco ad appoggiare, mentre quando sono in piedi la forma del serbatoio non è tanto comoda. Ma di qua. Wow! Certo che spunta. Allora, compare Giustino, come vedermi su una moto del genere? Underground. È strano, no? No, sì, un po' strano, comunque è una moto che secondo me è abbastanza valida per fare un po' di off. L'ho addestrato bene, l'ho addestrato. Allora, questo Urans su strada a bomba, ovviamente fuori strada, fin quando rimane strada bianca serena, ok. Quando inizia ad esserci un po' di fango si riempiono facilmente e viene a mancare un po' di grip. Ci siamo fermati a fare una piccola pausa e è tornata in mappa strada, quindi a quello che ho capito ogni volta dovremmo riattivare la mappa off-road. Mannaggia loro. Let's go! Giusto, non capisco se qua ci dobbiamo infilare in mezzo a un bel canale, nel senso che qua diventa un bel single track in discesa. Lo vuoi fare? Ah, ok, lo vuoi fare tu sei proprio già lì. Testiamo qui la luce da terra. Urca, oppa, mi sta cappottando. Come cacchio fa questo essere? Sabbie mobili!
Non ne voglio più. E via piccola scrambler. Lo so che tu non volevi fare tutto questo. Testerò. Ma qua tocchiamo? No, non tocchiamo, forse, speriamo. Ah, Sì, poi è piano. una passeggiata. Però, io per strada non ne vedo. Ragazzi, ci siamo incastrati sicuro, sicuro. Di qua passano le specialistiche sicuro. A paperetta ce lo dobbiamo fare qua, Giustino. Lo stavo dicendo, infine in mezzo al canale. Cosa ho detto? Ci sono andato a finire io. Prendi questa linea, prendi. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Wow. Wow! Giustino, se non sbuca questa si è rovinati. Giustino, siamo fuori, Giustino! Ah, Dio mio, ma dove ci siamo andati a infrattare? Fammi fare una mezza pausa. Ma dove minchia siamo? Usciti fuori. Anche io lo so. Allora, gestione dei pesi su single track in discesa, ok. In salita non ce l'avremmo mai fatta. Anche perché c'è arrivato a un certo punto e c'era veramente tanto fango. Cioè noi veniamo da là. E vi farò sapere se ne usciamo vivi. Un caldo bestia, noi eravamo tutti bardati, infilati là dentro. La morte nostra. Brava Io faccio ancora fatica nelle ripartenze a capire quando attacca l'acceleratore. Bene, ma non benissimo. Vai, grippi mi serve, brava! Già facciamo, giusto? No? E questa come la passiamo così, sì! Senza rispetto! Giusto! Wow! Oh no! Allora ragazzi, il video finisce qui. Come avete visto, insomma, con Giustino ci si diverte sempre. Abbiamo provato questa traccia. Bella, anche abbastanza rischiosa. Cosa da dire sulla moto? Come potete vedere ho fatto un po' di tutto, dallo sterrato semplice, quello un pelino più impegnativo con delle pietre smosse, il fango, nonostante le gomme di primo equipaggiamento. La cosa che mi è piaciuta di più sono le sospensioni, copiano bene le asperità e ti fanno tenere un passo abbastanza spinto. Sono tre invece le cose che non mi sono andate tanto a genio. Uno, come vi dicevo, la posizione in piedi non è tanto comoda perché il motore comunque è abbastanza largo, forma del serbatoio è stretta e poi si allarga alla fine, quindi non riesci, come dire, in qualche situazione ad aggrapparti bene con le gambe. Seconda, la risposta dell'acceleratore, come vi ho detto anche su strada, è leggermente ritardata, quindi non ti fa avere un controllo preciso della risposta dell'acceleratore e ogni tanto ti viene da smadonnare. E terzo, ma non per ultimo, quando ci fermavamo dovevo scendere dalla moto perché comunque riscaldava parecchio. Detto questo, a chi la consiglio una moto del genere? Secondo me, perché ho un pelo di fica qua? Secondo me potrebbe interessare a chi vuole una maxi enduro ma non ama il genere fantasy o comunque le carenate in generale, quello che il mercato offre adesso.
e vuole una moto fatta bene. Prezzo di questa XE 16.100 euro. Secondo me ci sono da investire altri 1.000 euro per mettere lo scarico basso e risolvere questo problema del riscaldamento sulla gamba destra. Per il resto spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso non lasciate like, non iscrivetevi e non attivate la campanella. Per oggi è tutto, un saluto dal Marrettone, che vi devo dire? Vi voglio bene e sto ottenendo il carnet dei passaggi. Ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao bimbe del Marret!